Comprare zero waste oggigiorno è fondamentale e in molti abbiamo un occhio rivolto verso questo nuovo modo di comprare, che ci allontana dal consumismo eccessivo, riduce gli sprechi, con un occhio di riguardo al portafoglio e verso l'ambiente. Ma dove trovare questi negozi zero waste in Italia? E per chi non ha zero waste vicino a casa, come può ridurre la plastica e gli sprechi facendo la spesa al supermercato? Ciao a tutti e bentornati sul mio canale YouTube Ciao Valentina, canale dove parliamo di viaggi sostenibili e responsabili, minimalismo e crescita personale. 2 settimane fa ho postato il video sulle 60 cose che non compro più da un anno e mezzo, nominando tantissime volte i negozi zero waste e in tantissimi mi avete lasciato commenti come questi. Da noi ancora non ci sono negozi dove vai a prendere prodotti sfusi. Nelle mie zone questi prodotti sostenibili sono introvabili. In Italia non ci sono negozi da rifornimento senza confezioni. È un peccato. Peccato che da me non esistano questi negozi sfusi, comprirei solo lì. In Italia non esistono prodotti sfusi, sei obbligata a comprare confezionato. Quindi nel video di oggi voglio mostrarvi come trovare negozi zero waste o alla spina nelle vostre zone. Dunque, partiamo con il primissimo sito internet che tra l'altro è stato suggerito da una di voi in risposta a uno dei commenti che vi ho fatto vedere prima, quindi ringraziamo. Si chiama Rete Zero Waste. Quindi vediamo un po' insieme come funziona. Quindi entriamo in internet e cerchiamo retezerowaste.it. Si apre la home page dove possiamo trovare diversi articoli interessanti, ma a noi interessa andare sulla mappa. Ecco qui aperta la pagina che ci interessa. Dunque, a destra abbiamo la leggenda e accanto abbiamo la nostra mappa. Ingrandiamola. Eccola qui la nostra bella Italia. Si vede come da nord e sud sono presenti questi negozi zero waste. Vediamo come fare la ricerca che ci interessa. Dunque, apriamo il menu e troviamo una lista di negozi divisi per categorie e non per regioni. Se ci interessa sapere solo di una specifica categoria, come i distributori di acqua o una ricerca sui negozi che hanno detersivi alla spina, questo è il modo giusto. Altrimenti possiamo ricercare solo la regione che ci interessa. Per esempio, cerchiamo a Milano. Milano. Eccola qui la lista dei negozi zero waste presenti a Milano divisi per categorie. Proviamo a cliccare su uno di questi. Ecco qui, troviamo le informazioni più importanti. Quale indirizzo, tipologia di merce, telefono e sito internet. Facciamo una prova. Clicchiamo sul sito internet, si apre una seconda pagina e siamo direttamente sul sito internet del negozio che ci interessa. Facile, no? Oppure un altro modo per ricercare è zoomare direttamente sulla regione che ci interessa. Prendiamo per esempio la bella Napoli. Ingrandiamo e presumiamo che ci interessano i negozi nella zona di Chiaia. Ed ecco che anche in questo modo si apre questa finestra dove troviamo indirizzo, sito internet, clicchiamo il sito internet e vediamo. Si apre una nuova pagina e siamo direttamente dentro al sito internet. Ed ecco qui la mappa dei negozi zero waste in Italia. Beh, direi, gran bel sito. Grazie retezerowaste.it per darci queste informazioni. Quindi, come avete potuto vedere, è una ricerca davvero molto facile questa attraverso questo specifico sito internet. Ma vediamo insieme un altro sito internet che si chiama bastarifiuti.com. Cerchiamo bastarifiuti.com e andiamo direttamente su negozi alla spina. Ecco, se scorriamo con il cursore verso il basso, vediamo una lista di negozi e regioni. L'elenco è in ordine alfabetico guardando il comune. Vediamo cosa succede se cerco nel comune di Verona. Troviamo il negozio Ettogrammo. Clicchiamolo. Ci portano nella pagina Facebook del negozio. Fantastico! Vediamo un altro esempio. Andiamo in Piemonte e clicchiamo su Negozio Leggero. Eccoci qui direttamente dentro il sito internet del negozio.
Ora proviamo con le isole. Cerchiamo per esempio Palermo e anche qui ci portano direttamente sul sito internet del negozio Zero Waste a Palermo. Beh, che dire, bastarifiuti.com, grazie mille per averci dato accesso a queste informazioni. Quindi anche attraverso quest'altro sito internet si possono trovare negozietti alla spina vicino a voi. O altrimenti si può fare un altro tipo di ricerca molto più semplice, semplicemente andate su Google, cliccate negozi alla spina a Belluno, faccio degli esempi, negozio Zero Waste a Sassari, cercate parole chiave quali zero waste, senza spreco, senza packaging, alla spina, plastic free, mettendo poi il nome della vostra città. Anche questa potrebbe essere una ricerca molto intuitiva da fare. Insomma, divertitevi a cercare le informazioni che più fanno per voi. Divertitevi con Google, giocate tra le varie piattaforme, insomma, sentitevi un po' ricercatrici. Ora, come notato nel primissimo sito internet che vi ho fatto vedere, si può facilmente capire che molte zone d'Italia, non tantissime, ma diverse zone d'Italia, non sono coperte da questi negozi zero waste. Quindi andiamo a risolvere il nostro secondo problema. Come faccio a comprare senza spreco, a ridurre la plastica se non ho negozi zero waste vicino a me? Quindi vediamo come comportarci al supermercato limitando gli acquisti di prodotti con packaging. Frutta e verdura sfusa. Da quello che ho potuto vedere sia in Italia ma anche qui a Londra, i supermercati danno la possibilità di comprare frutta e verdura sfusa o confezionata. Ovviamente il mio consiglio è quello di rivolgersi a un prodotto senza confezione. Quindi invece di comprare i limoni in una retina di plastica, compriamoli sfusi. In questo modo non solo vado a ridurre la plastica, ma vado anche a risparmiare. Perché? Facciamo un esempio. Solitamente i limoni sono confezionati in una retina da 6, 700 grammi di limone circa, ad un costo di 1,80 euro. Più o meno. Dunque, personalmente io 6 limoni li uso in 6 mesi. Quindi succedeva che dopo un paio di settimane mi trovavo costretta a cestinare 4 limoni su 6. 2 riuscivo a mangiarli, gli altri 4 andavano male. Uno spreco e un vero peccato. Comprandoli sfusi, compro solo i limoni che mi servono, per esempio ne vado a comprare solo 2, li compro sfusi, quindi vado a eliminare la plastica, risparmio economicamente perché vado a pagare solo 60 centesimi, facendo un calcolo, per i 2 limoni invece che 1,80 euro per 6 limoni e riduco il consumismo, evito di buttare e sprecare limoni che non ho mangiato, non mi sono serviti. Comprandoli sfusi vado dunque a comprare solo la quantità che mi serve, evito lo spreco e riduco la plastica. Stesso concetto per le carote confezionate, stesso concetto per l'insalata. Perché comprare l'insalata nelle buste di plastica già lavata? Quando un cespo di insalata non lavata e non confezionata costa meno? Pensiamoci. Quindi facciamo attenzione quando andiamo al supermercato nel settore verdura e frutta. Cerchiamo di rivolgerci a un prodotto non confezionato. Riduciamo gli sprechi, risparmiamo e ho un occhio di riguardo verso l'ambiente. Pesce, carne, salumi, rosticceria. Quanti di voi hanno in cucina uno scaffale che è pieno di tutti quei boxes che avete riciclato con il tempo nel caso in cui un giorno vi sarebbero potuti servire? Bene, ecco, questo è il momento di tirarli fuori. Al supermercato, quando andate a comprare pesce,
carne, prodotti di rosticceria, invece di farveli mettere in ulteriore plastica, ulteriore carta, chiedete cortesemente di farveli mettere in confezioni di plastica come queste. Loro cosa fanno? Vanno a pesare la scatolina e vanno a togliere il peso della scatolina dal prodotto che poi voi andate ad acquistare. Se il supermercato è all'avanguardia, capirà e apprezzerà. In questo modo non solo voi andate a ridurre la quantità di plastica dalla vostra spesa, ma aiutate anche il supermercato a risparmiare sull'acquisto di queste confezioni di plastica. Reparto forno. Sia in Italia che qui a Londra ho notato che il pane a volte viene confezionato con della carta, altre volte invece trovo che questa carta sia plastificata. O altre volte cosa fanno? Mettono la carta sotto e sopra questa pellicola trasparente, plastificata, bucherellata per fare respirare il pane. Plastica che potrebbe essere facilmente eliminata. Quindi quando andate nel reparto forno dei supermercati, andateci preparate. Portatevi con voi questi fazzolettini di cotone, in realtà sono delle bustine di cotone, si possono semplicemente comprare online e ci sono di varie dimensioni, grandi e più piccoline. Io le adoro. Una volta che ho finito di utilizzarle, semplicemente le lavo e si asciugano facilmente perché sono di cotone e sono pronte per la volta successiva. Se siete bravi potete anche farle voi perché sono davvero due pezzettini di stoffa uniti insieme con... e voilà! Non sono carinissime, cioè io le adoro. Quindi nel reparto forno andateci muniti con questi bellissimi fazzolettini di cotone. Adoro! Ora voglio portarvi degli esempi in generale. Quando comprate il sugo, compratelo da un barattolo di vetro piuttosto che da una confezione di plastica o alluminio. Oppure quando comprate la pasta, fate attenzione che il packaging non sia di plastica ma di cartone. Con i cereali è esattamente la stessa cosa. Facciamo attenzione a comprare i cereali nella confezione di cartone e non di plastica. I cereali sono un po' imbroglioni a dir la verità, perché a volte anche all'interno della confezione di cartone troviamo la confezione di plastica. Facciamo la prova dell'ovetto Kinder. Shakeriamoli per sentire se sono effettivamente sciolti o se all'interno c'è la busta di plastica. Oppure con i detersivi. Io vedo che in molti supermercati il detersivo in scatola già è più presente rispetto al passato. Ad ogni modo vi consiglio di dare un'occhiata a detersiviinscatola.com, è un sito internet che ho trovato, personalmente non l'ho ancora usato, ma l'ho suggerito a mia mamma. Spero lo provi presto. Praticamente evitate di trasportare a casa peso inutile, vi arriva direttamente in casa questa confezione di sapone in scatola. Se lo avete già utilizzato, fatelo sapere nei commenti qui sotto. È bene che diffondiamo queste informazioni, la comunicazione è importante. Quindi al supermercato, quando avete la possibilità di scegliere tra un prodotto senza packaging e un prodotto con packaging o con un packaging sostenibile, scegliete quello che ha un occhio di riguardo verso l'ambiente. Quindi scegliete la merce sfusa o un packaging sostenibile. E se al banco del pesce, dei salumi, della carne vi dicono che quello che volete acquistare non può essere messo nelle vostre scatolette o nelle vostre buste di cotone, non demordete, chiedete di parlare con un superiore, inviate una mail o fate una chiamata al direttore del supermercato. Fate gruppo con altra gente che come voi va allo stesso supermercato. Insieme, facendo gruppo, si possono cambiare le cose. Spiegate ovviamente con le dovute maniere il perché volete cambiare queste cose. Fate presente che siamo in un momento di cambiamento. Fate presente che il nostro
ambiente deve essere protetto. Fate presente che la riduzione della plastica oggigiorno è fondamentale. Date dei motivi validi che non possono essere rifiutati. Le cose intorno a noi cambieranno solo se noi decidiamo di farle cambiare. Non preoccupatevi, come si suol dire, chiedere è lecito, rispondere è cortesia. Dobbiamo essere rivoluzionari, per buona causa ovviamente. E questa è una buona causa. Ragazzi, io spero che questo video sia stato non utile ma utilissimo. Se sì, fatemelo sapere con un like e ovviamente se avete altre informazioni che avete piacere condividere con altri, non fate i timidi, commentate qui sotto. In questo canale si impara, ci si informa e soprattutto si condividono informazioni. Vi mando un bacio e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!